opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 24 settembre 2011. Eletti, amici cari, il mio cuore vi accoglie tutti, rifugiatevi in esso e state stretti a me. Entrate nella mia reggia e restate per avere pace duratura e gioia stabile. Sposa amata, ti ho già parlato a lungo del mio desiderio di salvare tutte le anime e delle nuove strategie per farle entrare nel mio cuore divino. Sono io, Gesù, quel Signore, che passa in ogni angolo della terra per chiamare i miseri a vivere nella mia reggia, lì, dove non soffia mai il vento distruttivo, ma sempre una dolce brezza. Invito ogni uomo della terra a lasciare la sua miseria per mutare la sua condizione, questo faccio, ho detto che invito, non che obbligo, l'uomo può accettare e può anche rifiutare perché l'ho creato libero. Pensi, amata sposa, pensi che siano molti coloro che accettano il mio invito? Mi dici dolce amore, neppure un solo uomo dovrebbe indugiare, ma, invece, correre tra le tue braccia meravigliose e venire a vivere nella tua splendida reggia. Dolce amore, capiranno gli uomini il significato di questo invito? Credo che siano molti quelli che non capiscono perché immersi in altri pensieri. Tu parli, dolce amore, tu ripeti, adorabile Signore, ma trovi freddezza e distrazione, sono certa che coloro che bene capiscono, subito accettano, senza indugio lasciano la loro caverna, cupa e nebbiosa, per correre a vivere nella tua reggia tutta luce ed armonia. Mi chiedo quanti siano, in questo tempo cupo, coloro che capiscono veramente l'importanza del tuo invito. Sposa amata, hai ben compreso che il mio invito è per tutti, è per ogni uomo della terra, qualsiasi sia la razza ed il linguaggio, io, Dio, parlo tutte le lingue e mi faccio capire da tutti, desidero elargire fiumi di felicità, come mai nel passato, a chi accetta il mio invito e non indugia nella incredulità. Mi dici adorato, Signore, tu vuoi sempre dare, donare, offrire, quanto è grande e generoso il tuo cuore, è un oceano infinito d'amore. Penso a quando tu, Dio, crei un'anima, lo fai per amore, sempre per amore, solo per amore, la desideri tua, ma la lasci libera di scegliere, non imponi, ma inviti, vuoi la sua felicità, ma desideri che sia l'anima a sceglierla. Non capisco e non capirò come possa esserci un solo uomo sulla terra, che non accolga il tuo invito meraviglioso, quello di venire a vivere con te, dolce amore, non solo per un giorno, ma per l'eternità. Sposa cara, ogni uomo deve essere pronto al mio invito, ma c'è quello tutto volto alle cose della terra e quello aperto al cielo. Il primo è sempre distratto e confuso, con la mente presa da 1000 pensieri diversi. Capisci che questo uomo non accoglie il mio invito, perché neppure lo ascolta, tanto è distratto. In un'orchestra dove prevalgono i suoni forti degli strumenti a percussione o delle batterie o dei tromboni, chi può sentire il delicato suono di un'arpa o di una cetra? Ogni uomo deve chiudersi gli orecchi ai suoni forti per aprirli a quelli delicati. Il mio è quello di una dolce arpa, di un'armoniosa cetra, lo sente chi ha l'orecchio attento. Mi dici amore, temo che, in questo tempo di grande confusione, la tua parola, sublime ed armoniosa, la sentano ben pochi perché l'aria rimbomba di rumori di ogni genere, sono le sirene del tempo ingannevole, che assordano per coprire la tua voce. Dolce Gesù, fa tacere questi rumori e si senta, in ogni parte della terra, la tua dolcissima voce. Sposa amata, sia lieto il tuo cuore in me, perché cose grandi farò per le suppliche delle mie fedeli spose, che sono unite alla madre mia amata. Resta nella gioia e godi le delizie del mio cuore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari, siate tutti di Gesù voi che vi siete aperti a Lui, procedete sulla via di luce e datela a chi incontrate, siate grandi nell'amore e non tenete solo per voi i doni di Dio. Figli cari, capite bene che tempi corrono, non chiudete gli occhi davanti ai segni sempre nuovi e diversi, che vi fanno capire come la scena mondiale sta cambiando, rapidamente. Mi dice la mia piccola madre amata, guardando ciò che accade vediamo che si appressa un tempo di purificazione per la terra.
il mondo chiamato alla conversione, indugia. Dolce Madre, aiuta gli uomini a capire, a cambiare, a supplicare il perdono dei loro peccati finché sono in tempo. Madre cara, dolce tesoro, continua a venire a noi, non lasciarci soli in un momento così duro e difficile della vita, quando il nemico ha riempito la terra dei suoi, pare di camminare in una foresta tutta piena di insidie, dove dietro ad ogni albero se ne nasconde una. Madre cara, madre amata, non lasciare la nostra mano tremante, non la lasciarla, ma tienila ben stretta. Figli cari, non la Madre del Cielo ve la lascia, ma voi, spesso, la lasciate. Ma e vi lascerò, cari figli, il Padre caro vuole che ogni uomo possa salvarsi e manda me incontro ad ogni figlio, ma lascia libero di accogliermi o no. Figli del mondo, restate stretti a me perché i tempi si fanno sempre più difficili, se il mondo non si apre a Dio. Venite a me per essere guidati verso Gesù, il Re dell'universo, che vuole venire con potenza e nella gloria, non più nel nascondimento. Insieme adoriamo, adoriamo, adoriamo. Vi amo tutti. Ti amo, Angelo mio Maria Santissima. 25 settembre 2011. Eletti, amici cari, confidate in me, nel mio amore. Prendete per mano chi incontrate lungo il cammino e conducetelo a me, perché lo salvi. Sposa amata, in questo tempo sono molte le anime che vivono nella grande confusione e rischiano di non salvarsi. Ogni giorno ne chiamo a me molte perché è giunto il giorno unico e speciale. Credi, sposa amata, che siano poche quelle che si perdono? No, ti dico, sono molte perché si lasciano cogliere nella freddezza e nell'impreparazione. Il mio dolore è grande per ogni anima che si perde, perché io, Dio, l'ho creata per la felicità con me. Non creo, certo, le anime per il dolore, sposa cara, le creo per la grande gioia senza fine, sono come quel padre, che vuole molta prole per la gioia della sua casa. Mi dici dolce amore, Dio di tenerezza, questo l'ho ben compreso, ma sono pochi coloro che hanno capito questa verità, cioè che tu crei le anime per la felicità e mai per il dolore. Pochi l'hanno compreso, perché molto è il dolore del mondo, la terra è attraversata da fiumi di pene. Certo che il grido di dolore giunge a te, Dio, senza interruzione, le lacrime dei sofferenti non si contano in ogni angolo del pianeta, questo avviene nel presente, questo è avvenuto nel passato. Il cuore dei tuoi desidera, ardentemente, che questo non avvenga più nel futuro, dolce amore, e che la terra sia attraversata da fiumi di gioia impetuosa in ogni suo angolo. Sposa cara, come ti ho detto, io Dio creo per la felicità come, se l'uomo sulla terra è infelice è perché non cerca la mia volontà, ma fa la sua e si procura il dolore. Se tutti gli uomini della terra, in questo momento, se tutti decidessero di vincere la battaglia contro il peccato e fare la mia volontà, tu vedresti da un giorno all'altro la più grande trasformazione, come avviene in primavera quando, improvvisamente, un albero stecchito e spoglio, si riempie di 1000 fiori bellissimi. Sposa cara, è l'uomo la causa della sua infelicità con la continua ribellione alle mie leggi, il peccato è la causa del dolore, che scorre a fiumi sulla terra, il peccato di uno è il peccato di tutti, sposa mia, il merito di uno è il merito di tutti. Mi dici dolce amore, Santissimo Gesù, penso al dolore innocente quanta tristezza mi provoca il dolore innocente, ma insieme alla tristezza c'è anche un sentimento di grande gioia, sapendo che proprio questo ha grande efficacia per la salvezza delle anime. Un'anima che si salva è per sempre, è per l'eternità, un'anima che si perde anche non c'è più speranza per l'anima che si perde. Dolce amore, Santissimo Gesù, ho veduto le anime perdute nel regno dei morti, infinita è la loro disperazione. Chi perde te, Dio d'amore, ha perso tutto, chi a te possiede tutto, la più grande ricchezza è possedere te. Vorrei che questo momento, così speciale della storia, vorrei che servisse all'umanità per comprendere la più sublime verità, che tu sei Dio d'amore e tenerezza. Chi lo comprende fa della sua vita un canto d'amore per te e vive nella gioia e nella pace anche nel cammino terreno. Sposa amata, il mio desiderio è che tutti capiscano subito,
prima che avvenga il grande cambio di scena. Ognuno preme la mente ed il cuore per avere salvezza e gioia eterna. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, apritevi ogni giorno di più a Dio per avere da Lui i doni più belli, egli ve li vuole elargire. Il mio sguardo amoroso abbraccia tutti i figli del mondo, in ogni angolo della terra, vedo con gioia quelli che divengono sempre più rigogliosi, come fiori bagnati dalla fresca rugiada, ma vedo anche quelli che procedono nell'aridità e divengono più tristi e senza speranza, perché si allontanano da Dio. La Madre del Cielo viene a voi in modo speciale per aiutarvi nel cammino verso Dio, ma se voi non volete non può costringervi. Vi ho parlato delle meraviglie dell'amore di Dio, ma se non mi volete ascoltare, figli amati, voi restate nell'aridità e non fate progressi. Da molto parlo a voi con gioia, per farvi comprendere la più splendida verità, cioè che siete stati tutti creati per amore, che Dio per amore vi sostiene e dal suo amore vi chiama tutti. Figli cari, Dio vi ama ad uno con immenso amore, non vi è sulla terra un solo uomo trascurato, abbandonato, dimenticato. Dio crea per amore ed accompagna col suo sentimento le sue creature. Desidero che voi capiate questo e che il vostro cuore lasci la tristezza e prenda gioia grande. Vivete, figli, in questo amore, nessuno lo rifiuti, perché allora perderebbe tutto. Dio vuole elargire proprio in questo tempo speciale le cose più belle, il suo progetto si deve compiere, si compirà, già è in atto. Ognuno di voi è interpellato, ognuno deve scegliere per poi avere ciò che ha voluto. Piccoli cari, nessuno resti nella tiepidezza, perché sapete che a Dio non piace la tiepidezza, vuole il fervore. Siate tutti ardenti nell'amare Dio ed è prossimo ed avrete la corona di gloria, che spetta agli amici più cari stretti al cuore di Gesù. Insieme lodiamolo. Ringraziamo. Adoriamo, adoriamo, adoriamo. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.